Le Ore è il primo settimanale della nuova catena editoriale, un giornale di attualità, politica e varietà che sarà in edicola tutti i lunedì. Subito dopo, a conclusione di una lunga ricerca di mercato, un altro settimanale comparirà in edicola, Lei Donna, il giornale nuovo per la donna nuova. Quindi il mensile Playbay, libro oggetto dedicato al relax. Benvenuti ad un nuovo intrigante episodio del nostro podcast. Oggi apriamo le pagine di un capitolo un po' particolare della storia dell'editoria italiana. Un capitolo che sa di carta patinata e di avventure controcorrente. Parliamo delle Ore, la rivista che ha fatto girare la testa a un'Italia ancora lontana dall'era digitale, in un tempo in cui per trovare quel brivido piccante bisognava sfogliare e non scrollare. Prima di tuffarci nella storia pionieristica di questa trasgressiva rivista per adulti, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Fatto? Perfetto, ora immergiamoci nella nostra avventura di oggi. Ah, Le Ore, la rivista delle ore liete quando non c'era internet. Un vero e proprio viaggio nel tempo in un'epoca in cui la carta stampata era regina e l'hardcore era un territorio inesplorato e ribelle. E chi meglio di Saro Balsamo, un visionario editore, per guidarci in questa avventura? Nel suo ufficio di Milano, Saro Balsamo, inventore della fortunatissima formula dei giornali per uomini, prepara un trapianto di curiosità sulla stanca industria editoriale italiana. Servendosi delle più aggiornate tecniche di produzione e dei migliori talenti, Saro Balsamo lancia ora sul mercato una nuova catena di rotocalchi con un apparato completamente nuovo. I suoi giornali sono programmati con i computer. Siamo nell'Italia degli anni 60. Un paese sospeso tra la tradizione e il desiderio di rivoluzione, dove Balsamo, con un pizzico di follia e una dose massiccia di coraggio, lancia Men, fra i primi giornali per soli uomini, ma non è detto che lo leggessero anche le donne, italiani. Un vero e proprio atto di sfida, non solo alla censura e ai sequestri, ma anche alle convenzioni sociali dell'epoca. Ma la vita di Balsamo non è stata solo rose e riviste. I conti in sospeso con la giustizia lo costringono a un esilio dorato, fino a quel drammatico colpo di scena. La moglie Adelina Tattilo, in un colpo solo, gli scippa la casa editrice e lo caccia di casa. Ma come nei migliori film di riscatto, Balsamo non si dà per vinto. Si trasferisce a Milano, acquisisce Le Ore e ricomincia da zero, in una parabola imprenditoriale che lo porterà a toccare vette di successo inimmaginabili. L'idea giusta al momento giusto è irresistibile, ha detto Balsamo alle 1000 personalità del mondo della pubblicità, del giornalismo e dell'editoria convenuti per l'occasione. E ha concluso: il tempo delle ore è giunto, ora. E mentre Balsamo scalava le montagne russe della vita, Le Ore diventava la rivista per adulti più venduta e conosciuta d'Italia, trasformandosi a metà degli anni 70 in un vero e proprio punto di riferimento nel mercato a luci rosse, non solo per la scelta libertaria, ma perché, diciamocelo, il business era assai più redditizio. Ma andiamo per ordine. Proseguiamo il nostro viaggio attraverso le pagine di storia, o meglio, attraverso le ore della storia editoriale italiana. Le Ore, quel nome che evoca momenti rubati alla quotidianità per immergersi, diciamo così, in mondi lontani, iniziò il suo cammino nel lontano 1953. Ma non lasciatevi ingannare, perché all'inizio il suo battito era sincronizzato con il cuore pulsante dell'attualità cinematografica, non con le note maliziose che lo caratterizzeranno in seguito. Fondata da Salvato Cappelli, Giuseppe Trevisani e Pasquale Prunas, Le Ore si proponeva come una rivista culturale, un'esperienza formativa cruciale per giornalisti e fotografi che avrebbero lasciato il segno del panorama mediatico del secondo dopoguerra. La formula era rivoluzionaria per l'epoca, un giornale fatto quasi esclusivamente di fotografie, un preludio a quello che sarebbe diventato il linguaggio dominante del mondo dei social media di molti decenni dopo. Immaginatevi di sfogliare le pagine di questa rivista trovando scatti mozzafiato di icone immortali come Claudia Cardinale, Sofia Loren e Gina Lollobrigida.
Non erano semplici fotografie, ma veri e propri racconti visivi che catturavano l'essenza e la grazia di queste dive, in linea con i gusti dell'epoca, ma con quel tocco di classe che rendeva Le Ore unica nel suo genere. Ma Le Ore non era solo cinema. Col passare degli anni la rivista iniziò ad arricchirsi di contenuti di informazione, politica e letteraria, diventando un punto di riferimento culturale per l'Italia del dopoguerra. E poi c'era addirittura Salvatore Quasimodo, il poeta che settimanalmente donava ai lettori le perle della sua poesia, rendendo Le Ore non solo un settimanale di attualità cinematografica, ma un vero e proprio scrigno di gioielli letterari. Tuttavia, come ogni storia che si rispetti, anche quella delle Ore conosce un momento di pausa, una sospensione delle pubblicazioni nel 1967 che sembrava segnare la fine di un'era. Ma come sappiamo, ogni fine può essere un nuovo inizio. E che inizio! E chi, se non Saro Balsamo, avrebbe potuto raccogliere questo testimone con la giusta dose di audacia e visionarietà? Nel 1970 la rivista Le Ore rinasce dalle sue ceneri, ma con un abito completamente nuovo, da culturale a erotica, e poi nel 1977 osa ancora di più, trasformandosi in una rivista hard, un cambiamento che segna un'epoca fino al 2000. E così, dopo il silenzio, Le Ore torna a ticchettare nel panorama editoriale italiano, ma con un ritmo completamente diverso. È il novembre del 1970 quando, sotto la guida visionaria di Saro Balsamo, la rivista rinasce come Le Ore della settimana, promettendo ai lettori non solo storie, ma veri e propri viaggi nel mondo dell'Eros. Inizialmente la nuova veste delle Ore mantiene un tono soft, un erotismo suggerito più che mostrato, con le immagini che danzano abilmente intorno ai limiti del permesso, in un gioco di seduzione che lascia spazio all'immaginazione. Ma come in ogni storia affascinante, il cambiamento è dietro l'angolo. Nel febbraio del 1977 le norme italiane in materia di buon costume subiscono quelle variazioni permissive che aprono le porte a un nuovo mondo. Le Ore diventa una rivista hardcore. È un cambiamento epocale che segna non solo la storia della rivista, ma anche quella della cultura erotica italiana. Le Ore si avventura ora in territori prima inesplorati, con immagini sempre più esplicite, in un tempo in cui il materiale fotografico nazionale scarseggia e la creatività deve trovare nuove strade. E qui entra in gioco un'interessante collaborazione internazionale. Le Ore stringe alleanze con testate francesi dell'International Press e non disdegna di attingere da vecchie gallerie per adulti scandinave, in un eclettico e audace mix culturale che arricchisce le sue pagine. Al timone di questa rivoluzionaria trasformazione c'è Maria Iatosti, direttrice che guida la rivista in questa nuova era, segnando un punto di non ritorno nella storia della rivista Le Ore. Immaginate l'emozione di sfogliare una rivista che, numero dopo numero, osa sempre di più, sfidando tabù e pregiudizi, in un'epoca in cui parlare apertamente di sesso era ancora un tabù. Le Ore diventa così non solo una rivista, ma un simbolo di libertà espressiva, un faro per chi cerca di esplorare senza freni il mondo dell'erotismo. E così arriviamo a un capitolo decisivo della storia delle Ore, un momento che non solo segna un'epoca, ma definisce una svolta culturale nel panorama italiano. Parliamo dell'inverno del 1983, un periodo che vede la rivista accendere una nuova luce sul mondo dell'intrattenimento per adulti, grazie a un sodalizio destinato ad entrare nella storia, quello con Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina. Con un colpo di genio pubblicitario, Le Ore annuncia questo nuovo corso con uno slogan che rimarrà nella memoria. Le Ore, il settimanale che scotta. Non è solo una promessa, è una dichiarazione di intenti, un invito a scoprire una rivista che osa, che sfida, che esplora senza timori il mondo dell'hard, legittimandola definitivamente in Italia e affermando con orgoglio la figura della star. Ilona Staller non è solo un'icona di questo cambiamento, ma anche la musa che apre le porte a molte celebrità che, attratte da questo nuovo mondo, decidono di varcare la soglia delle Ore. Attrici, cantanti, showgirl,
Nomi che hanno illuminato il firmamento dello spettacolo italiano come Marisa Mell, Cary Schubert, Paola Senatore, Patti Bravo e Minnie Minorio. Si ritrovano a condividere con i lettori momenti di pura seduzione, in scene che spaziano dal suggestivo all'esplicito. Ma ogni storia, si sa, conosce alti e bassi, e Le Ore non fa eccezione. Dopo alcuni anni in cui la luce sembra affievolirsi, nel 1987 arriva una nuova primavera, grazie alla collaborazione con un'altra leggenda, Moana Pozzi. La Pozzi, con la sua carismatica presenza e il suo indiscusso talento, riesce a rinnovare l'interesse verso la rivista, in un sodalizio che durerà fino alla sua prematura scomparsa. E così, cari soffittari, giungiamo all'ultimo atto della nostra storia sulle ore. Una conclusione che, sebbene amara, ci ricorda come tutte le cose, per quanto belle e intriganti, siano destinate ad evolversi e concludersi. Con l'avvento del non video, nei primi anni 90, assistiamo a una svolta epocale nel consumo di contenuti VM18. La facilità di accesso a tali materiali, la possibilità di goderseli nella privacy della propria casa, ha segnato un cambiamento radicale nelle abitudini del pubblico, un cambiamento che Le Ore, con la sua natura cartacea, ha faticato a seguire. La scomparsa prematura di Moana Pozzi, una vera e propria icona che aveva incantato lo spirito e l'audacia della rivista, e l'addio alle scene di Cicciolina hanno lasciato un vuoto non solo sulle pagine delle Ore, ma nel cuore di molti lettori. Questi eventi, uniti alla trasformazione del panorama mediatico, hanno iniziato a erodere il successo di quella che era stata una pubblicazione di punta nel settore per adulti italiano. Man mano che gli anni 90 proseguivano, e con internet sempre più presente nelle nostre case, il fascino un tempo irresistibile di Le Ore iniziava a sbiadire, un lento declinio che avrebbe portato, nel 2000, alla cessazione definitiva delle sue pubblicazioni. È un epilogo che ci invita a riflettere sulle mutevoli dinamiche culturali e sociali, sulla transitorietà del successo e sulle sfide imposte dall'evoluzione tecnologica. Tuttavia, permettetemi di dire che, nonostante il suo tramonto, Le Ore lascia un'eredità indelebile. Attraverso le sue pagine rivoluzionarie ha sfidato tabù e pregiudizi, ha celebrato la libertà e la bellezza del desiderio umano. La rivista può aver concluso la sua pubblicazione, ma la sua storia, le sue provocazioni e i dibattiti che ha scatenato continuano a vivere nei ricordi di chi l'ha amata. E voi, che ricordo avete di questa trasgressiva rivista? Vi ringrazio per avermi accompagnato in questo viaggio tra le pagine di una rivista che ha segnato un'epoca. Se il racconto vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like ed iscrivervi alla soffitta di Pippo per non perdervi le prossime storie, oppure di abbonarvi se volete sostenere il canale. E se avete suggerimenti, la soffitta è sempre aperta. Alla prossima!